È molto interessante notare che noi nerd, nonostante viviamo in posti come questi, ci troviamo molto spesso a voler vivere delle avventure fantastiche in regni e posti immaginari e indimenticabili. E sinceramente ci piace viverli e siamo anche fortunati perché il nostro hobby ci permette di vivere questi posti che ci immaginiamo realmente, qualunque sia il nostro hobby. Indiscriminatamente, che tu sia un wargamer o un giocatore di ruolo. Utilizzeremo il sistema di creazione e gestione di 5 leghe dal confine per creare le linee guida del nostro mondo. E poi potremo utilizzare appunto per giocare col manuale base di 5 leghe. Seguite questo video passo passo per imparare a utilizzare il manuale di 5 leghe dal confine per creare la vostra personalissima ambientazione. Segui questo video fino alla fine per sapere qual è il risultato finale e per capire tutte le tecniche che ho utilizzato per creare le aree geografiche, le città e non solo, anche sapere quali saranno le minacce da affrontare in questo fantastico gioco. Gli strumenti che ho utilizzato per creare questa mappa sono principalmente due. Uno è il mio tablet, con cui ho fatto il disegno grafico e il disegno in computer grafica. Avrei preferito magari utilizzare carta e penna, ma mi veniva difficile registrare e farvi vedere una cosa un po' più professionale, quindi ho optato per questo sistema. Ho usato semplicemente un tablet Samsung che ho comprato con i copiosi soldi del canale. A proposito di questo, sappiamo tutti che ci piace tantissimo vivere in questi mondi incredibili di fantasia, ma viviamo nel mondo reale e quindi vi devo chiedere, per favore, iscrivetevi e guardate questo video fino alla fine. Sì, perché ovviamente noi facciamo questo per avere anche un riscontro da parte vostra e se il video vi è piaciuto ci aiutereste tantissimo iscrivendovi e guardando il video dall'inizio alla fine, in modo che le nostre statistiche di YouTube crescano e noi possiamo fare sempre contenuti più belli per voi. Il secondo strumento essenziale è il manuale di 5 leghe dal confine di NetGames, in cui sono presenti tutte le regole per creare una ambientazione basica da vivere all'interno di questo fantastico gioco narrativo. Se non sapete che cos'è 5 leghe dal confine, 1 perché, 2 perché, 3 perché, 4 andate a vedere il video, perché è un video molto interessante in cui vi spiego come potete utilizzare 5 leghe per quello che è un gioco in solo play in cui potete creare le vostre avventure. Create la vostra mappa, esplorate la mappa e una serie di tabelle vi permettono di esplorare sempre di più. Non lo conoscete? Ripeto, 5, andate a vedervi il video. Poi, terzo e ultimo strumento sono i dadi. In realtà i dadi sono quelli poliedrici da gioco di ruolo e sono quelli essenziali che vi servono per creare il mondo di 5 leghe. Voi utilizzando il manuale potete tirare i dadi e a seconda di quello che vi serve, seguendo i vari passaggi, inizierete a creare la vostra mappa. In realtà è un po' barato perché 5 leghe non vi approfondisce tanto la parte artistica e la parte di disegno, vi indica più o meno una serie di dati da inserire in una mappa che potete fare con qualsiasi livello artistico voi vogliate, però io volevo dargli un tocco mio e di conseguenza ho approfondito l'argomento sulla creazione di mappe. È per questo che ho acquistato, in realtà qualche anno fa, ma che mi è sicuramente tornato utile per la cosa, How to Draw Fantasy Art and RPG Maps di Jared Blando, un'opera che trovate su Amazon anche in formato digitale e che vi consiglio perché lo trovo veramente molto interessante e vi insegna appunto a creare un'iconografia per le vostre mappe. Se vi piace creare mondi, io ve lo consiglio altamente, trovate il link in descrizione. Ebbene, a pagina 67 del manuale di 5 leghe dal confine inizia la campagna, quindi come iniziare a creare la vostra campagna e la vostra geografia, la vostra mappa su cui vivere le vostre avventure. Preparare la regione è il primo passaggio che vi viene richiesto per creare la vostra mappa di 5 leghe dal confine. Parliamo appunto dei territori, parliamo quindi di quello che è l'outline della vostra regione, non importa cosa ci sia intorno, non importa quali altre regioni siano confinanti, voi potreste creare altre regioni andando avanti facendo altre campagne. Per ora create un outline generico, meno dettagliato possibile in realtà, e poi quando volete andare a aumentare i dettagli per renderlo più diversificato e anche più realistico. All'interno poi del territorio andrete a creare quello che sono le montagne, quello che sono i fiumi, quello che sono i boschi. Potete vedere che io ho creato un paio di catene montuose e i fiumi che scendono da queste catene montuose. Perché? Perché i fiumi scendono sempre dalle catene montuose, quindi non si creano dal nulla, e ogni tanto ho inserito anche qualche lago. Boschi a più non posso, giusto per creare un po' di varietà, e dove potevo anche qualche palude. In realtà sono stato molto
sintetico in questa parte, perché ci sono alcuni dettagli che secondo me vanno visti prima di finire tutta questa parte di corredo geografico, che comunque renderebbe tutto più vivo. Il secondo passaggio è creare gli insediamenti. Creare gli insediamenti è semplicemente creare le città. 5 leghe dal confine vi mette a disposizione una pratica tabella su cui tirare e vi mette a disposizione in questa tabella più tipologie di insediamenti, cittadine, borghi e villaggi, che hanno potenzialità differenti sia a livello di storia che di trama che di esplorazione. Quindi anche la possibilità di comprare più o meno merci rare o rivenderle e così via. Questo può essere uno spunto anche per una vostra ambientazione di gioco di ruolo, per utilizzare 5 leghe dal confine come possa essere un gioco di ruolo o per i vostri wargame, quando si parla di approvvigionamento truppe o di conquista territori, conquista città. Sapere che una città è fortificata o meno vi dà una grande mano. E inoltre vi dà la possibilità di inserirli dove volete voi, quindi non ci sono regole ben precise, l'importante è che siano a una certa distanza l'uno dall'altro per avere più spazio da esplorare e essere catturati meglio dai nemici. Ha abbaiato anche il cane. A questo punto andiamo a creare la mappa vera e propria. Io questo passaggio l'avevo già inserito all'interno di quello precedente, quindi di creare l'area geografica. Il creare la mappa è creare tutto quello che dicevamo prima, quindi boschi, foreste e via discorrendo. Ma la cosa più importante che dovete fare adesso per delineare il tutto è l'area mappa. Letteralmente delle zone in cui dovete suddividere la vostra area geografica, che possono seguire comunque la geografia, le monti, i boschi, il circondario delle città e così discorrendo. Se utilizzate invece delle mappe quadrettate o esagonali, le aree mappa possono essere già quelle aree ben delineate. Le aree mappa sono delle aree caratteristiche che vi permettono di viaggiare. Voi potete in un turno viaggiare da un'area ad un'altra. Quindi per andare in un luogo che si trova in una determinata area mappa dovrete fare un determinato tiro di dado viaggio. E qui bisogna essere anche precisi in un altro dettaglio. Le terre selvagge. Che cosa sono le terre selvagge, per l'amor del cielo? Un'altra regola. Territori ulteriori che dovete inserire. Sono vasti indiscriminatamente all'interno del gioco, non è ben chiaro a cosa servano, ma sono dei territori in cui potreste scovare qualsiasi cosa. Quindi oltre alle aree mappa dovete avere anche delle aree mappa che sono delimitate e indicate come territori selvaggi, dove gli eroi si perdono nella luce nel tempo che fu. Se giocate quindi una campagna di 5 leghe dal confine e non solo, dovete determinare le minacce. Le minacce sono lo scopo finale del gioco. Nemici, quegli antagonisti che voi arrivate in questo nuovo territorio e dovete affrontare. Non sapete perché, non sapete per come, ma loro ci sono, voi siete gli eroi, è compito vostro, niente scuse. Le minacce anch'esse vengono tirate, possono essere minacce interne o minacce esterne. Le minacce interne fanno riferimento a quello che è una minaccia comunissima nel gioco di ruolo: briganti, goblin, orchi, chi più ne ha più ne metta. E poi abbiamo anche le minacce esterne, demoni e così via. Sta a voi decidere su quale tabella tirare, un po' per variare la campagna, un po' per mettervi da soli un po' di pepe al culo, così, giusto per divertimento. Oltre a questo dovete aggiungere un livello di minaccia. Il livello di minaccia rappresenta il pericolo a livello di punti. Quando andate a togliere punti completando missioni, la minaccia diventa sempre più debole. Quando portate a 0 i punti di una minaccia, ecco che l'avete sconfitta. Quando le avete sconfitte tutte e tre, la partita sarà finita. O almeno la campagna sarà finita, ci vorrà almeno un annetto, però avete fatto una bellissima mappa, almeno ve la godete per molto tempo. Inserite un sotterraneo dove volete in una zona mappa. Inserite un luogo inesplorato, quindi indicativamente un punto interrogativo come ho fatto io, perché non sapete di cosa si tratta, in un'altra zona mappa. E poi dovete inserire un nascondiglio per ognuna delle vostre minacce. Utilizzando questo sistema iniziate già a vedere che la mappa prende vita, in quanto avete dei posti da andare a visitare, dei posti da andare a studiare e cercare di capire da dove portare a termine le vostre missioni. E inoltre ricordatevi che ognuna delle minacce, oltre a un accampamento, ha anche un nascondiglio che dovrete cercare appunto nelle terre inesplorate.
Guarda te, a questo punto avete creato tutto quello che è lo scibile per iniziare la vostra campagna di 5 leghe dal confine. In realtà non vi ha, come vi avevo detto, fatto inserire tanti dati in più, però dovete segnare da dove partirete ed è essenziale sapere da dove partirete perché arriverete da un punto che scegliete voi intorno al territorio e sarete pronti a tirare il vostro primo dado di viaggio. Comunque la mia posizione l'ho indicata con una X in un angolo, tanto è su un livello differente, ho usato un file digitale appunto per questo, ho la possibilità di indicare i miei spostamenti con delle bellissime linee tratteggiate che fanno molto ficco. Questo era un tutorial breve per farvi vedere quali sono i passaggi fondamentali per creare appunto una mappa di 5 leghe dal confine. Abbiamo dei passaggi fondamentali da dover seguire, ma come vedete sono molto aperti. 5 leghe dal confine è un gioco che vi permette di creare le vostre ambientazioni, che vi permette di creare i vostri territori e vi permette di vivere le vostre avventure. E lo fate sul treno mentre andate al lavoro, lo fate a casa quando avete un'ora buca, lo fate nel momento di relax della vostra giornata per vivere veramente l'hobby. E la possibilità che 5 leghe dal confine vi offre nel manuale sono infinite. Perché? Perché voi sì potete giocare 5 leghe dal confine come gioco a sé stante, come vi consiglio di fare, come gioco io da tantissimo tempo, ormai da quando ho ricevuto il manuale da Need Games, oppure potete utilizzare il suo sistema di generazione casuale volta per volta per creare avventure sempre differenti con una compagnia di amici in un wargame, e quindi una campagna in cui battaglie si susseguono e si fanno crescere le proprie fazioni, o in un'ambientazione direttamente di gioco di ruolo, in cui le vostre scelte, i vostri viaggi e le vostre tabelle vi permettono di creare avventure sempre differenti. Ricordatevi sempre di divertirvi, ricordatevi di passare dei bei momenti e ricordatevi di farvi cogliere dall'immaginazione. Da Mattia è tutto, da 5 leghe dal confine è tutto, create la vostra mappa e fateci sapere qui nei commenti se vi è piaciuto creare con 5 leghe. Ricordatevi di iscrivervi e ci vediamo ad un prossimo video qui su Wargames per Passione.